Eccoci qui cari naviganti, ci approntiamo ad esaminare qualcuna delle leggendarie giunte a noi grazie al set Adventures of the Forgotten Realms, con l'intento di scovare tra le molte carte uscite in questo piano qualcosa di interessante per le DH. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa di particolare, anche dal punto di vista del color pie, dando risalto a delle combinazioni di colori ingiustamente poco sfruttate, come nel caso di quelli Selesnya, che spesso riservano delle meccaniche interessanti tra le pieghe del formato. In particolare, grazie a questo generale, potremo avventurarci in un paio di meccaniche molto presenti in questo color pie, che potrebbero permetterci delle build efficaci e divertenti, senza mai scadere nella banalità, con delle giocate degne dei comandanti più blasonati. Questa volta vi parleremo di Trelasarra Moondancer. Siamo al cospetto di una creatura economica, sia dal punto di vista del suo costo di cast, sia da quella economica, visto che si tratta di una non comune, eppure ci porta in dote una serie di caratteristiche di tutto rispetto, con le sue abilità, ma andiamo con ordine analizzando le sue caratteristiche. Con 2 mana specifici, uno verde e uno bianco, abbiamo un chierico elfo con forza 2 costituzione 2, che presenta un'unica abilità, molto corposa e interessante. La sua abilità recita: ogni qualvolta guadagni punti vita, metti un segnalino +1/+1 su Trelasarra Moondancer e profetizza 1. Guarda la prima carta del tuo grimorio, puoi mettere quella carta in fondo al tuo grimorio. In un'unica frase si sono racchiuse una serie di peculiarità che ben si sposano coi colori a disposizione. La prima, quella dei segnalini +1/+1, è ben rappresentata dal verde e offre diverse sinergie interessanti che potrebbero trasformare il nostro generale in uno schiacciasassi inarrestabile. L'altra è ad appannaggio del bianco, che trova largo uso con diverse meccaniche che traggono vantaggi dal legame vitale e in generale dal graduale guadagno vita, utile sia per ingrossare il comandante, sia per scavare nel nostro grimorio in cerca delle carte giuste, per un value indubbio non molto presente in questi colori. Un approccio quindi ben congegnato, che con il supporto del 99 cappeggiata da questa Trelasarra Moondancer potrà trovare diversi impieghi fruttuosi per diverse build, in grado di soddisfare il vostro desiderio di vittoria. Nonostante abbiamo un comandante come Trelasarra Moondancer, che all'apparenza appare poco incisivo, se ben supportato dal resto del mazzo potrà offrirvi innumerevoli vantaggi, come enabler del vostro azione aggro, ma soprattutto con un effetto scry ripetibile a volontà. Basterà strutturare il mazzo con piccoli ma continui incrementi di vita, attivabili a più riprese, banalmente con carte come Soul Warden e Soul Ascendant, che all'ingresso di qualsiasi creatura ci faranno guadagnare un punto vita, innescando ogni volta il nostro generale. I vantaggi di queste meccaniche si sposano alla perfezione con carte come Accomplished Alchemist, che restituirà ulteriori incrementi di risorse, in questo caso di mana, in sinergia con il nostro desiderio di guadagnare punti vita, compito non difficile certo, viste le premesse. Anche sul fronte dei segnalini +1/+1 abbiamo diverse possibilità, alcune, come Archangel of Thun e Abzan Falconeer, che si integrano anche alla perfezione con la meccanica di life gain, permettendoci di ingrossare il board o banalmente rendere il generale ancora più pericoloso ed evasivo. Non necessariamente dovremo passare dalla combat phase per vincere, pensiamo ad esempio a Etherflask Reservoir o a Felidal Sovereign e ci rendiamo conto di come possa elegantemente unire i vantaggi della strategia a disposizione con chiusure efficaci inaspettate al resto del party. Insomma, avremo molti spazi di manovra grazie all'abilità di Trelasarra Moondancer, il tutto favorito dal suo effetto scry, che di certo ci potrà fare molto comodo per offrirci quella stabilità nell'azione che non si trova tanto spesso in questo specifico color pie. Finora abbiamo intravisto il potenziale offerto da Trelasarra Moondancer, ma ancora di più da quello che con questo color pie possiamo fare per enfatizzarne le capacità. Ma se scaviamo un po' più a fondo, a quello che potremo inserire tra le 99, ci si apre un mondo di possibilità. Immaginiamo di utilizzare carte come Essen Warden, Daxos Blessed by the Sun, Satur Priest o Ariok Champion e ci accorgiamo di quanto possa essere ridondante l'effetto di guadagnare punti vita più volte durante il corso di tutti i turni di gioco. Questo effetto, già marcato in carte specificatamente disegnate per il life gain, viene accompagnato da altre, meno evidenti, come Sunscorched Regent, Scavenging Goose, Jaddy of Shot, che però sono in grado di attivare i loro effetti con ulteriori life gain di contorno. Un surplus di punti vita che con Trelasarra in campo si commuteranno in scry continui, permettendoci di trasformare una carta come Crosser o Crowfix in un motore di life gain e di ramp impressionante, con vantaggi indubbi verso i nostri avversari. Questa tipologia di carte spazia anche tra gli incantesimi, solitamente più resilienti, che con Authority of the Council, Ajanis Welcome e Ashed of Abhorrent ci possono aprire la strada a build anche molto differenti tra loro, dandoci modo di impostare una lista secondo i nostri gusti o le carte a disposizione.
Persino tra gli artefatti e le carte recenti, come nel caso di Cosmos Elixir, che ben sinergizzano con il nostro desiderio di guadagnare punti vita, ma soprattutto per un effetto di card draw che si sposa alla perfezione con l'effetto scry del generale. Ci sono poi alcune tech come Bond of Discipline e True Conviction che possono aggiungere la keyword lifelink a tutto il nostro board, aumentando ancora di più le chance di ingrossare il nostro comandante, innescando scry effect o portandoci a chiudere con i nostri payoff che sfrutteranno i nostri punti vita. Le meccaniche di card draw saranno fondamentali per reggere le interazioni del party. Per fortuna qualcosa in tal senso con West of the Lost Dream e Dawn of Hope lo possiamo avere, anche incastrando la nostra innata capacità di guadagnare molti punti vita. E però nel verde, attraverso carte come Beast Whisperer o Hunter's Insight, che potremo ottenere il massimo su questo fronte, miscelando board importanti con strategie legate al life gain, che chiaramente saranno molto presenti in questo tipo di build. Sul fronte delle creature avremo poi alcune scelte irrinunciabili, come Ajanith Pridemate e Serra Ascendant, che saranno sempre grosse e pericolose per i nostri avversari, oltre al comandante, che con i suoi segnalini potrà diventare imponente a sua volta. Se poi vogliamo sovrastare il party con molte creature che innescheranno a più riprese i nostri neble, con Speaker of the Heavens, Crystal Sunmane e Angelic Accord, potremo inondare il board di token per uno stuolo di bittanti che potrebbero anche regalarci qualche chiusura. E per ingrossare ulteriormente le nostre minacce, con Nixos Paragon, Blossoming Beast o Pledge of Unity, avremo diversi elementi con questo scopo, tanto più che alcune di loro si attivano o producono ulteriore life gain, a tutto vantaggio nel nostro game plan. Già così potremmo essere soddisfatti dei possibili impieghi offerti da Trelasarra Moondancer, ma abbiamo solo sfiorato la metà del suo potenziale, ci resta ancora da capire come sfruttare al meglio i suoi segnalini, prodotti in quantità dal nostro life gain. Già con il suo effetto scry, Trelasarra Moondancer ci dà un grande value, facilmente ottenibile dagli effetti life gain presenti nei colori Selesnya, ma il nostro generale, ogni volta che guadagniamo vita, si ingrossa ulteriormente, diventando un bittante sempre più pericoloso. Questo effetto, presente anche in carte come Latiel, The Bounder's Dawn, può essere sfruttato in molti modi, sia per un piano Voltron occasionale, utile a finire qualche opponente scomodo, sia per un piano aggro più esteso, con molti bittanti da ingrandire a più riprese. Ma le sinergie di questo tipo si estendono ulteriormente anche con effetti combo. Pensiamo ad esempio a Helios Uncrowned in combinazione con Walking Ballista e capite bene come questo piano di gioco potrà darvi molte soddisfazioni. Ovviamente tutte le sinergie con i segnalini, con carte come The Ozuriz saranno le benvenute in una vostra build, visto che non sarà difficile che uno o più creature siano ricoperte da questi counter, diventando ben presto ingestibili per chiunque anche grazie a questo artefatto. Ci sono persino tech come Abzan Battle Priest che combinano egregiamente il desiderio di potenziare il board con quello di guadagnare punti vita a più riprese, integrando alla perfezione il resto delle 99 schierate in campo in quel momento. Anche tutti gli enabler come Conclave Mentor o Hard Scale, in grado di raddoppiare i segnalini che distribuiremo sul generale o sul resto delle nostre creature, sarà la benvenuta, da cui dipenderà molto da che tipo di lista vorrete creare. Di certo dovrete introdurre elementi utili a proteggere il vostro board, ma con Shalai Voice of Plenty o Mother of Ruins avrete qualche chance in più per superare le rimozioni avversarie, almeno quanto basta per schiacciarne le velleità. A nostra volta dovremo avere qualcosa per rimuovere board scomodi, ma dovremo puntare più a carte come Slange Ferenc, che possono lasciare in vita il nostro generale, vero motore del nostro piano di gioco, oltre abitante spesso indigesto. E visto che cercheremo di valorizzare al meglio il comandante con qualche aura come Light of Promise e Armadillo Clock, saremo in grado di farlo diventare uno schiacciasassi in fretta, finendo a colpi di danni da generale più di un avversario irrispettoso. Per il medesimo motivo potremo, con qualche equipaggiamento come Shadow Spear, Sword of Fist and Famine o Black Blade Reforged, proporre il nostro generale come finisher, senza contare che già di suo potrebbe essere così grande da uccidere un nemico in un solo attacco. Di certo i modi per vincere con questa Trelasarra Moondancer non ci mancheranno certo, ma alcune carte chiave per rendere la nostra build efficace non dovranno mancare, indipendentemente da come pensiamo di valorizzare questo generale. Con quanto descritto finora appare evidente tutto il potenziale di Trelasarra Moondancer, che si adopera a rendere incisive molte meccaniche basate su life gain o sui segnalini, senza dettare confini precisi in cui rinchiudersi, dandoci modo di provare tech anche molto differenti tra loro. Come ulteriore chiusura, ad esempio, potremo impiegare Angel of Destiny, che facilmente sarà in grado di far perdere la partita a più di un avversario, che avremo modo di attaccare durante le nostre partite, visto che la clausola imposta dalla sua seconda abilità non sarà un problema da raggiungere. Visto che non sarà difficile per noi avere un board pieno di creature o banalmente il comandante ingrossato a dismisura, Return of a Wild Speaker troverà facilmente impiego nelle nostre partite, o come finisher o come ottimo strumento di card advantage, sempre gradito in questo formato.
Non dovranno mancare carte come Teferis Protection o Heroic Intervention per salvaguardare il nostro board dalle vratte che spesso possono pioverci dal cielo, vanificando tutta la nostra costruzione, che avrà sicuramente richiesto molte delle nostre risorse. Un'altra possibilità di vincere dal nulla una partita può arrivare da Approach of a Second Sun, che non avremo difficoltà a castarla 2 volte, vista la nostra capacità con i ripetuti effetti scry del generale di riaverli in mano velocemente. Anche una carta come The Great Henge avrebbe molteplici impieghi in una build capitanata dal nostro chierico elfo, con facile riduzione al suo costo ricast, mana e vita aggiuntivi e una combinazione di segnalini e draw effect, tutti racchiusi in un'unica splendida carta. Se ci piace l'idea di avere anche un piano Voltron, non potranno mancare carte come l'Oxon on One Hammer, ma in generale in multiplayer queste strategie non sono così funzionali, a meno di puntare pesantemente sui segnalini o su qualche opzione per migliorare l'evasività del nostro generale. Un altro piano di gioco potrebbe essere quello Stax, ben rappresentato da Blind Obedience, che con la sua abilità Extort si incastra alla perfezione con il nostro desiderio di guadagnare punti vita un po' alla volta per innescare i benefici effetti del comandante. Anche Felidar Retreat si presta a impieghi molteplici in un'ipotetica build, sia perché con il verde a disposizione non sarà difficile attivare la sua abilità Landfall, che tra nuovi token e segnalini aggiuntivi, comprensivi di una keyword cautela, ottimi per un eventuale piano aggro. Se il vostro intento sarà comunque quello di sfruttare il potenziale offensivo del nostro generale, Rogue Passage sarà una valida scelta, rendendolo imbloccabile quando ormai sarà abbastanza grande da annichilire un avversario in un sol colpo. Infine, come non citare Alaramnet Archive, che ci agevolerà sia sul fronte delle meccaniche di life gain, raddoppiando l'efficacia, sia su quello del card draw, fondamentale in questo color pie, che avrà sempre bisogno di tech aggiuntive su questo fronte. Passiamo ora ad analizzare i pro e contro di questo comandante, anche rispetto al color pie a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo chierico elfo. Potremmo sfruttare al meglio tutte le meccaniche di guadagno vita in questo color pie, che potremmo attivare nei modi più disparati, a tutto vantaggio di una capacità costante di ottenere value del generale e dalle restanti 99, oltre a diventare un cliente scomodo da abbattere per gli avversari. Non sarà difficile rendere efficace l'abilità del comandante, trasformando lo Scry Effect in qualcosa di ottimale per manipolare la pila in più occasioni, migliorando di molto la resa delle nostre partite, a dispetto di un color pie che su questo fronte non ha mai offerto moltissimo. Anche sul fronte dei segnalini potremmo implementare qualcosa di interessante, visto che il nostro comandante ha un'innata predisposizione a ingrossarsi con i life gain, aprendo anche le porte a qualche chiusura Voltron inaspettata, che può farci comunque comodo. Se di cose positive questo comandante ne porta diverse, avremo sempre la pecca di avere bisogno di una certa costruzione nel board per poter ottenere qualche vantaggio, quindi saremo facili prede di chi tende a ripulire con frequenza il campo di gioco. Il fatto poi di produrre 2 meccaniche non sempre collegate tra loro per ottenere il value desiderato ci potrebbe portare ad avere non sempre mani ottimali, quindi sarà bene focalizzare i nostri sforzi su una sola tematica, magari quella life gain più redditizia con il generale. Anche il comandante risulta un anello debole della catena, ma al netto dei vantaggi offerti dalla sua Scry Effect non è fondamentale per far funzionare sempre la nostra lista, a meno di puntare esclusivamente a un piano Voltron non sempre redditizio. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto alla nostra Trelasarra Mundenser, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, anche rispetto ai vari test che abbiamo condotto intorno a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 8, un voto buono certo, in particolare per la facilità con cui potremo costruire una build in grado di massimizzare i suoi effetti, ma che risente molto della predisposizione degli avversari di annichilire qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.